Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come campanare una ruota della bicicletta. Cosa vuol dire campanatura? La campanatura praticamente è avere il cerchio perfettamente in centro nel mozzo. Qui possiamo vedere che la ruota di questa bicicletta nuova è fuori centro. Si può vedere a occhio che la ruota è leggermente spostata a destra, quindi abbiamo più luce sulla parte sinistra rispetto alla parte destra. Questo dipende dalla campanatura. La campanatura è una cosa molto semplice che possiamo fare tutti. Possiamo farla anche da ruota montata se non abbiamo un centraruote, però vi consiglio di smontare la gomma. Ok, ora ho smontato la gomma e ho rimontato la ruota sulla forcella. Dopodiché con un calibro vado a verificare la distanza tra la battuta del cerchio e la forcella, sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Una volta che ho verificato che abbiamo dei millimetri spostati sulla parte destra, devo in questo caso portare la ruota verso sinistra, quindi devo tirare i raggi sinistri. I raggi sinistri sul mozzo sono questi di qua, quindi noi dobbiamo tirare i raggi sinistri e allentare i raggi destri. In questo modo il cerchio si sposterà verso la parte sinistra. Quindi ricapitolando, se noi abbiamo una ruota spostata sulla destra, dobbiamo allentare i raggi sul mozzo dalla parte destra e tirare i raggi sulla parte sinistra del mozzo. Ho verificato con il calibro che ci sono 2 mm di differenza, quindi adesso forse basta fare un giro completo del nipless per avere una ruota centrata. Quindi diciamo che con un giro di nipless completo forse risolviamo il problema. Se vediamo che non basta tirare il raggio solo con un giro completo, proviamo ad aggiungere un altro mezzo giro, quindi andiamo massimo per un giro e mezzo, in modo da andare per gradi fino a che non troviamo il nostro cerchio perfettamente allineato. Mi raccomando, utilizzate un tiraraggi di qualità, non utilizzate dei tiraraggi economici perché possono rovinarvi il nipless. Più che altro la tolleranza che ha il tiraraggi professionale fa sì che il nipless non si rovini, quindi vi consiglio di spendere qualche cosino in più e prendere un tiraraggi buono, perché altrimenti i nipless si possono rovinare e quindi dopo saranno più difficili da regolare. In descrizione vi metterò dei link dove trovare il centraruote di qualità. Per fare questo lavoro prendiamo come riferimento il foro della valvola della camera d'aria, perché ci aiuta a capire se abbiamo tirato tutti i raggi nella stessa maniera. Quindi io devo portare la ruota verso la parte sinistra, dove ho il dito adesso, devo allentare prima tutti i raggi della parte destra, che sono quelli collegati al mozzo sulla parte destra. Quindi adesso vado ad allentare di un giro, quindi svitare come se fosse un bullone normale il nipless della parte destra, tutti uguali, mi raccomando, è molto importante. Quindi allentiamo un giro completo tutti i raggi della parte destra. Quindi adesso inserisco il mio tiraraggi così e svito completamente il nipless di un giro così. Questo è un giro completo e lo farò su tutti i raggi, come ripeto, della parte destra. Poi una volta fatto questo lavoro vado a tirare i raggi dalla parte sinistra, quindi facendo sempre riferimento al foro della valvola vado a tirare tutti i raggi sinistri che vanno praticamente sulla parte sinistra del mozzo. Quindi ora devo avvitare, quindi giro il tiraraggi di un giro completo così, e lo facciamo per tutti i raggi sinistri. Come vi ripeto, fate sempre riferimento al foro della valvola, che vi può dare una mano per capire se abbiamo tirato tutti i raggi alla stessa maniera. Poi una volta fatto il lavoro andiamo a verificare con il calibro se abbiamo migliorato la situazione. Quindi lo faccio sia la parte destra che sinistra e verifichiamo e sembra perfetta. Quindi abbiamo trovato la centratura, la campanatura perfetta sulla forcella. Ora posso rimontare la mia gomma e il lavoro è fatto. Chiaramente se abbiamo un centraruote è molto più facile fare il lavoro, però questo diciamo che è un lavoro fai da te che possiamo fare tranquillamente con la ruota montata sulla nostra bicicletta. Questo discorso vale anche per la ruota posteriore, quindi se abbiamo una ruota non allineata nel carro posteriore possiamo fare lo stesso procedimento che si chiama campanatura.
Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!